Ciao! Oggi vi mostro come poter realizzare questi piccoli guffetti adatti anche per poter fare lavoretti insieme con i vostri figli. Allora, partiamo da una sfera di legno da 4 cm, anche un po' di più se le trovate, sempre totalmente dipinte con colore acrilico. Importante è trovare un colore acrilico abbinato grosso modo al pannolenti stampato fantasia che avete scelto. Noi proveremo a farne un paio oggi, che così lavoriamo in contemporanea. Quindi, aiutandomi sempre con uno spiedino tipo questo, lo infilo all'interno e così vado bene a dipingere l'intera sfera. I colori acrilici sono molto coprenti, quindi andiamo benissimo. Poi, nel sito www.craftonline.it troverete i disegni dei varie parti che compongono questo guffetto. Li ho ritagliati naturalmente e disegnati su un pezzo di pannolenti stampato come in questo caso qua. Ora prepariamo la pancia del guffetto, che è questo cerchio. Se avete un cerchiometro a casa la misura è il 28, è la misura giusta per una sfera di queste dimensioni. Ritaglio tutto attorno. Allora, i disegni io li faccio sempre con una penna cancellabile, ci sono delle penne che si possono cancellare facilmente con il calore, quindi con un ferro da stiro o col phon. Ok? Tengo sempre i due fori in questa posizione qui e posiziono quella che ho scelto come la mia pancina del gufo. Un pochino più bassa, vedete, verso il foro inferiore. Ho messo la colla tutto attorno e l'ho attaccato. Poi prendo un pezzettino di pannolenti tinta senape, non proprio arancione, più bello il tinta senape in realtà, a me piace un po' di più, e taglio un triangolino. È un po' ad occhio in realtà, perché si va male a tracciare questi dettagli così piccolini. Metto un goccetto di colla e posiziono, me lo guardo davanti, questo è il foro superiore, quindi al bordo, a livello di quella che è la mia pancina, la pancia del guffetto. Ecco qua. Poi ritaglio, e lo trovate sul cartamodello, oppure usate la Big Shot se avete la possibilità di trovare Big Shot che hanno dei cerchi, quindi 2 cerchietti bianchi, sempre bianchi. Questo è feltro, non è pannolenti. Ho messo un po' di colla solo su una parte del cerchio e lo posiziono praticamente sulla punta del triangolo del becco dell'uccellino. Lo stesso dall'altra parte, solo tipo una semiluna di colla, e lo metto dall'altra parte perché così restano sollevati e dà l'idea della dimensione, altrimenti viene tutto piatto questo guffetto. Poi, sempre nel cartamodello trovate questi 2 piccoli ovalini. Io li ho ritagliati sempre da pannolenti nero, ci metto un po' di colla e li metto sulla parte bianca degli occhietti bianchi, sempre vicino al becco. Li metto vicini perché così gli dà l'aspetto un pochino più carino a questo guffetto. Potete anche utilizzare delle semisfere, sferette nere oppure delle perline nere, vanno bene lo stesso. Ecco qua. Poi abbiamo ritagliato le ali. L'unica cosa veramente importante delle ali è ritagliarle, cioè disegnarle una di fronte all'altra, in modo che, soprattutto se avete del pannolenti in fantasia, in modo che siano speculari, perché altrimenti vi vengono 2 destre o 2 sinistre. Allora mettiamo un goccino di colla su questa parte esterna che fuoriesce, ci guardiamo il nostro guffetto e la posizioniamo dietro, così, però col gufo davanti, altrimenti non abbiamo la prospettiva. Strisciolina di colla su quella specie di rettangolino che esce, mi guardo il mio guffetto anche dietro, ecco qua, e posiziono le mie ali. Semplice questo lavoro. Sempre da cartamodello troverete anche 2 micro triangolini un po' arrotondati, un po' stondati, che dovrebbero essere le orecchiette o le corna, non so cosa abbia esattamente il gufo, però ce le ha. Quindi
una strisciolina di colla e la metto davanti al foro, una a destra, una a sinistra del foro. Questa volta il pannolino io lo uso nel retro, cioè nella parte che non è stampata, così stacco un pochino, se no sembra tutto uguale. Ho usato la parte in tinta unita, così, perfetto. Poi prendo un pezzettino di nastrino che sia in tinta e faccio un piccolissimo fiocchettino. Mi serve che abbia un paio di code un po' lunghe, perché io adesso metto una goccia di colla qui, lo posiziono più o meno sopra l'occhietto, all'altezza di una delle due cornine o orecchie, quello che sono, ok? E poi gli faccio come un cerchiello, quindi metto un goccio di colla qui e lo blocco qui sotto, non sopra il foro ma oltre il foro, ok? Uno, e l'altra parte faccio la stessa cosa, così sembra che abbia un cerchiello. Ecco qua, da una parte e dall'altra, ok? Facciamo uscire l'occhietto, perfetto, così. Adesso posso aiutarmi con un fil di ferro. Allora, prendo un campanellino, una perla, quello che ho in casa, insomma. Io ho piegato a metà il fil di ferro, passo attraverso il campanellino e lo fisso un attimo, là, così. Lo passo attraverso il foro, tiro bene, poi ho preso una perlina, era così, era tipo sta pezzo di perlina di legno, non è neanche grezza, è lucida, ma insomma l'ho dipinta con lo stesso colore acrilico e infilo sempre all'interno i due pezzi di fil di ferro, così in questo modo nascondo questo foro che è un po' troppo grande. Metto un goccio di colla, no un goccio, abbastanza colla in realtà stavolta, spingo giù la mia pallina esattamente al centro del foro e la tengo ferma lì un attimo, così. Taglio il fil di ferro e faccio un anellino con quello che resta. Se è troppo grande, come nel mio caso, l'accorcio, posso accorciarla in qualsiasi momento, adesso la lascio così ma l'accorcio. Ok, a questo punto il mio guffetto è pronto, io posso metterci un filo e appenderlo dove voglio, oppure posso farlo diventare un simpatico portachiavi, quindi ci metto i miei gancetti col moschettone, oppure posso usarlo per decorare anche un fiocco nascita, quindi io ho la mia bella ghirlanda e ci appendo il mio guffetto. Posso utilizzarlo in tutti i modi che più mi detta la mia fantasia. Ecco pronti i miei guffetti.